Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e con questo video andiamo avanti con il progetto di integrazione della Smart Lock di Switchbot nel mio Open Hub. Come anticipato nel video precedente che era introduttivo all'argomento, ho scritto un piccolo programmino in Python che permette di fare da bridge tra le API Switchbot native e il protocollo MQTT. In questo modo mi viene un pochino più facile l'integrazione tramite Open Hub perché con il protocollo MQTT è tutto un pochino più agevole rispetto a scrivere l'interfacciamento con le API. Oggi vediamo insieme questo piccolo software che è semplicemente un test di connettività per verificare che strutturalmente la cosa possa funzionare e che mi permette di interagire con la Smart Lock con i comandi di apertura e chiusura e ottenimento delle informazioni di stato. Questo è semplicemente un punto di partenza perché il mio obiettivo è quello di far diventare questo software un bridge che vada bene un po' per tutti i dispositivi della Switchbot. Ovviamente ognuno ha le sue caratteristiche e i suoi comandi. Diciamo che vorrò cercare di farlo il più generico possibile in modo tale che si possa adattare un pochino a tutti i dispositivi. Ovviamente l'obiettivo finale è l'integrazione con Open Hub tramite protocollo MQTT. Come detto, il programma è scritto in Python e l'ho pubblicato sul mio repository GitHub e ho pubblicato anche una versione che può girare direttamente con Docker. In questo modo non c'è bisogno di fare nessun tipo di installazione dell'ambiente runtime di Python, ma semplicemente si scarica il pacchetto, lo si manda in esecuzione con Docker Compose e tutto funziona. Adesso andiamo a vedere insieme come è strutturato questo programma, che cosa si può testare in questo momento, come si installa e come si manda in esecuzione. E poi faremo ovviamente un piccolo test di funzionamento. Eccoci sulla pagina principale del mio repository GitHub. All'interno dei repository andiamo a cercare Switchbot API to MQTT, lo apriamo e vediamo che alla fine è formato da pochissimi file. Ho scritto un README cercando di essere il più semplice possibile, dove spiego cosa serve il software, come si usa, quindi come si fa l'installazione e che cosa si può fare in questa prima versione 0.1. Ovviamente il tutto fa riferimento alle API native di Switchbot e ho messo qua sotto il link alla documentazione ufficiale. Quindi torniamo all'elenco dei file. Abbiamo il file principale che è questo script in Python, dove adesso non mi soffermo sulla parte tecnica perché diciamo che non è il mio obiettivo quello di insegnare a sviluppare in Python. Tra l'altro io non sono neanche un grande esperto. La base principale me la sono fatta scrivere da ChatGPT e poi l'ho personalizzata e l'ho customizzata per raggiungere i miei obiettivi. Comunque fondamentalmente questo software non fa nient'altro che connettersi a un broker MQTT, rimanere in attesa di messaggi su un determinato payload che è il payload di command. Ogni volta che arriva un messaggio su questo payload, il software lo interpreta e chiama la rispettiva API. Ho fatto tutta una serie di funzioni che permettono di fare le diverse chiamate che in questo momento ho implementato per il test e poi ho fatto anche, sempre a titolo di esempio, un piccolo script che permette di ottenere lo stato del dispositivo ogni minuto, questo in automatico, quindi ogni minuto viene fatta la chiamata API per lo stato del dispositivo e questo stato viene inviato sul topic di status. Questo diciamo che è il funzionamento molto in generale. Tutto funziona sfruttando un file di configurazione che è il .env.template, dove vengono messe a disposizione tutta una serie di variabili che devono essere popolate in base al proprio ambiente. Il file env template deve essere poi rinominato in .env perché venga poi interpretato dal software. Le variabili sono il broker, quindi l'indirizzo IP del broker, la porta del broker, username e password del broker se c'è bisogno di autenticarsi appunto al broker, il client ID per l'MQTT, ricordatevi che questo deve essere univoco a livello di connessione, il topic sul quale si devono inviare i comandi
il topic sul quale bisogna sottoscrivere la ricezione degli stati e poi le informazioni, diciamo, di autenticazione per invocare le API SwitchBot. Abbiamo poi il device ID, che è l'identificativo della nostra smart lock, e poi eventualmente un path assoluto per un file di log dove il software scrive praticamente quello che fa. Il file è un Python da eseguire, che si può eseguire con un runtime Python, ha il suo requirement, quindi le librerie che deve scaricare. In alternativa, per chi non volesse installare Python, non potesse o non sapesse neanche come fare, può utilizzare il Docker Compose, quindi installare Docker, creare un container e mandarlo in esecuzione. Questo container ha bisogno semplicemente di un volume in cui va a scrivere i file di log, si mette in rete con l'host, ovviamente sono tutte informazioni modificabili, io al momento l'ho configurato così, legge il file di env come variabili di ambiente e poi costruisce l'immagine basata sul Dockerfile, che si basa sulla versione 3.11 di Python, e manda in esecuzione, dopo aver installato tutte le dipendenze, il nostro programma. Se andiamo a vedere README, ho cercato di spiegare un po' tutta questa procedura in questo paragrafo usage, dove ho scritto di copiare l'env template in env e popolare le variabili in base al proprio setup per ottenere le informazioni di autenticazione, perché bisogna avere l'API key e un secret code che si può ottenere dall'app. Comunque ho messo il link alla documentazione ufficiale dove viene spiegato tutto. Poi bisogna eseguire il file switchbot api2 mqtt con l'ambiente Python o utilizzando Docker Compose, e poi per funzionare ha bisogno questo programma di ricevere dei comandi sul topic command definito nel file di configurazione, e il programma mette a disposizione le informazioni di stato sul topic status. Quindi OpenHub o il sistema che si deve integrare con questo software ha bisogno di sottoscrivere questo topic per ricevere le informazioni. In questa prima versione 0.1 ho messo a disposizione i comandi per interagire con una smart lock. I comandi devono essere inviati come semplici stringhe nel messaggio MQTT che abbiamo detto deve finire sul topic command. I comandi validi in questa versione sono lock, unlock, devices per ottenere l'elenco dei dispositivi legati al nostro account SwitchBot e status per ottenere lo stato del dispositivo identificato dal device ID. Qui do il consiglio di utilizzare il comando devices per ottenere la lista di tutti i device del nostro account e andare a recuperare il device ID della nostra smart lock. Questo programma in questa versione ogni 60 secondi ottiene le informazioni di stato facendo la chiamata all'API relativa e le pubblica sul topic status. Bene, fatta questa carrellata e introduzione a cosa fa e come si installa questo software, andiamo a fare un esempio pratico andando su Raspberry, scaricando il repository e lanciando il Docker Compose. Poi utilizzeremo MQTT Explorer per effettuare un paio di comandi di esempio, andando a vedere poi sull'app SwitchBot effettivamente l'esecuzione dei comandi. Bene, partiamo dal nostro Raspberry, entriamo come amministratori e poi ci creiamo una cartella test SwitchBot. Ci entriamo dentro e qui ci andiamo a clonare il repository. Quindi torno sul GitHub, vado a prendermi l'URL HTTP del repository, lo copio e scriviamo git clone url.cartella corrente. Ecco che mi sono stati creati i file del repository. A questo punto devo gestire l'env template facendolo diventare .env e andandolo a popolare con le variabili corrette. Io mi sono già preparato un file, adesso lo metto qui e poi lanciamo il comando docker. Ecco, questo è il file popolato, il .env, popolato tutte le informazioni. Il device ID io lo conosco già, ma adesso vi faccio vedere come andare a recuperarlo. Ho definito quali sono i due topic, quelli del command, quindi switchbot lock cmd, e quelli dello status switchbot lock status. Salviamo il file,
possiamo rimuovere il nostro template e a questo punto non dobbiamo fare altro che lanciare Docker Compose App. Non gli metto il meno D, così ho le informazioni dei log a video direttamente. Se invece poi lo si vuole lanciare come servizio, bisogna mettere il meno D, così parte in background. La prima volta crea l'immagine, la compila, manda in esecuzione il software e dovrebbe farci vedere che appunto è partito. Eccoci qua. Quindi si è connesso correttamente al broker ed è in attesa dei messaggi. A questo punto apriamo MQTT Explorer, ci colleghiamo ad OpenHub, che è il broker a cui ho connesso questo bridge. Mettiamoci con le finestre comode per vederle entrambe. E la prima cosa che in teoria dobbiamo fare per recuperare il device ID, nel caso non lo sapessimo, è sul topic switchbot lock cmd inviare una semplice stringa che è il comando devices. Quindi metto row come formato di payload e pubblico. A questo punto il mio bridge ha ricevuto il comando devices. Il risultato di questa chiamata lo vediamo nel topic switchbot lock status. Questa è la device list, quindi tutti i device che ho nel mio account. Vado a trovare quello che mi interessa e recupero il device ID e lo vado a mettere nel punto env. In questo modo io decido di lavorare sulla smart lock identificata da questo identificativo. Togliamo pure lo status. Come vedete lo status ogni minuto si aggiorna, queste sono le informazioni di stato del mio smart lock. Adesso però andiamo a vedere come si fa a chiudere e aprire la smart lock. Il comando di chiusura è lock. Adesso apro anche l'applicazione sullo smartphone come funziona, se il comando va a buon fine. Ecco, qui abbiamo la nostra smart lock sbloccata, quindi aperta. Io adesso lancio il comando lock, scusate, devo mettere il topic giusto, switchbot lock command. Invio il comando, di qua mi fa vedere che l'ha ricevuto e ha ottenuto come risposta la 200 e come vedete lo smart lock si sta chiudendo. A questo punto posso fare la chiamata a status senza aspettare il minuto classico e come vedete nel lock state mi viene detto locked. Viceversa adesso posso inviare il comando unlock e vedete che dall'app vedo che si sta sbloccando la smart lock. Aspetto che finisca, chiamo lo status e ho come lock state unlocked. Quindi direi che tutto funziona più che bene, anche molto veloce. Mi sembra anche più veloce dell'app della Switchbot, perché a volte quando schiaccio apri e chiudi mi va in timeout. Quindi direi che è una buona base di partenza. Bene, direi che per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo quindi visto come questo piccolo test del bridge ha funzionato correttamente. Siamo riusciti a interagire con la nostra smart lock in chiusura, apertura della serratura e nell'ottenimento delle informazioni di stato. Il tutto l'abbiamo eseguito tramite Docker e come avete visto con 2 comandi in croce si scarica e si manda in esecuzione il tutto senza avere nessun tipo di competenza particolare. L'unica accortezza è compilare correttamente il file di configurazione con i parametri ovviamente relativi al proprio setup. Il prossimo step sarà quello di rendere un pochino più generico questo bridge in modo tale che possa interagire con diversi dispositivi che hanno comunque dei comandi diversi, senza dover per forza mappare nel programma, nel bridge, tutte le chiamate, ma facendo una chiamata generica quasi come se da MQTT invocassimo direttamente le API grezze. In questo modo possiamo fare veramente di tutto.
Per adesso vi ringrazio per essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!